L'impossibile è lì. Da 1500 anni c'è una città che non dovrebbe esistere, non costruita sulla terra, non scavata nella roccia, costruita sull'acqua, su un'acqua che non smette mai di muoversi, che si alza e si abbassa ogni giorno, che divora il legno, che corrode la pietra, che spinge verso il basso qualunque cosa provi a stare in piedi. Eppure è lì, da oltre 1500 anni. Quante vite sono costate quelle fondamenta? E cosa c'è davvero sotto quell'acqua? Oggi scopriamo la verità su Venezia. E quello che troverai non te lo aspetti. Non la Venezia che conosci oggi. Non i turisti, i ponti illuminati, le gondole da cartolina. Immagina qualcosa di completamente diverso. Siamo nel V secolo. L'impero romano d'Occidente sta collassando. I Visigoti, gli Unni, i Longobardi, ondata dopo ondata, distruggono le città della pianura padana. Aquileia brucia, Padova brucia, Altino brucia. Le persone che abitano quelle città hanno un'unica scelta: fuggire, o dentro terra, dove i barbari le trovano comunque, o verso il mare, verso un posto dove i cavalli non possono seguire. E là, a pochi chilometri dalla costa, c'è una laguna, un labirinto di bassifondi, canali, isole di fango e canne. Un posto dove un uomo a piedi affoga, dove un esercito a cavallo sprofonda. I profughi lo sanno e ci vanno. Non è una scelta romantica, è disperazione pura. Quelle isole non hanno acqua dolce, non hanno legname, non hanno cibo coltivabile. Hanno fango, zanzare, maree che cambiano 2 volte al giorno e un vento che d'inverno taglia come un coltello. Ma hanno una cosa che vale più di tutto il resto: sono impossibili da conquistare. Il protagonista di questa storia non è un re, non è un condottiero, è la paura. È quella paura antica, viscerale, che spinge gli esseri umani a fare l'impossibile pur di sopravvivere. E l'impossibile in questa in questo che era costruire una città dove non si poteva costruire nulla. Come si costruisce una città sull'acqua? Non con le macchine, non con il calcestruzzo armato. Si costruisce con i corpi degli uomini, con le mani, con la schiena, con gli anni. Sei un boscaiolo del Cadore. Hai un bosco sulle Dolomiti, una famiglia, un nome. Un mattino del IX secolo arrivano i funzionari della Serenissima. Il tuo nome è sulla lista. Non sei un prigioniero. Sei peggio di un prigioniero. Sei un lavoratore obbligato. Abbatterai pini e abeti per mesi. Li farai scendere lungo i fiumi. Li vedrai sparire verso sud, verso quella laguna di cui hai solo sentito parlare. Non vedrai mai cosa ne faranno. Quello che ne faranno è questo: li pianteranno nel fango. Milioni di pali di legno, conficcati verticalmente nel fondale della laguna, uno accanto all'altro, così fitti da formare una piattaforma solida. Non marciscono. L'acqua salata, priva di ossigeno, li pietrifica nel tempo. Diventano duri come marmo. Diventano il fondamento di palazzi che durano secoli. Sei un palificatore. Il tuo strumento è un maglio da 30 kg. Stai in piedi su una zattera che si muove con la marea. Sollevi il maglio sopra la testa, lo lasci cadere sul palo e vai avanti. Ore, giorni, settimane. Il rumore del legno che penetra nel fango è il suono della città che nasce. Le mani ti sanguinano. Le spalle non le senti più. Quando le maree si alzano, l'acqua ti arriva alle ginocchia. Quando arriva il vento di bora da nord-est, la zattera si inclina e devi aggrapparti per non cadere in quell'acqua grigia e gelida. Le morti erano inevitabili, annegamenti,
febbri d'acqua stagnante, ipotermia. Erano un calcolo. Ogni palazzo aveva il suo costo in vite. Nessuno lo scriveva, ma tutti lo sapevano. E dopo i pali veniva la pietra. L'Istria non è Venezia, è dall'altra parte dell'Adriatico. La pietra d'Istria era la più dura, la più resistente all'acqua salata. Trasportarla significava barche, tempeste, naufraghi. Venezia non è costruita sulla terra, è costruita sulle ossa di chi l'ha fatta. Cosa c'è davvero sotto quella laguna? Ed è qui che arriviamo alla domanda vera. Cosa c'è davvero sotto Venezia? Per secoli era considerata una leggenda. Si diceva che la città galleggiasse sull'acqua come per miracolo divino, che la Madonna stessa avesse tenuto ferme quelle fondamenta. Si diceva che i pali fossero milioni, ma nessuno li aveva mai contati. Si diceva che sotto il Canal Grande ci fossero i relitti delle prime barche dei profughi, le ossa dei costruttori caduti nell'acqua, tesori nascosti durante le invasioni barbariche. Poi arrivarono le prove. Gli ingegneri del XIX secolo, durante i grandi restauri, cominciarono a sondare il fondo. E quello che trovarono superava ogni leggenda. Sotto la sola basilica di Santa Maria della Salute, 100.000 pali di larice e rovere, piantati nel 1631, uno alla volta, a mano, ancora intatti dopo quasi 400 anni. Sotto Piazza San Marco, strati su strati di isola artificiale, costruita e ricostruita per secoli. Ogni nuova costruzione sopra le rovine della precedente. Le inondazioni del passato conservate nella stratigrafia del terreno come pagine di un libro. Per secoli si era detto che i veneziani avessero segreti costruttivi perduti. Si diceva che usassero mortai speciali, che conoscessero tecniche dimenticate. Era leggenda, si pensava. I chimici dell'Università Ca' Foscari analizzarono la malta dei muri veneziani più antichi. Trovarono pozzolanite vulcanica, un ingrediente che i romani usavano per costruire le loro opere marittime. I veneziani avevano riscoperto, o forse mai dimenticato, il segreto del cemento romano, resistente all'acqua salata. Quanti pali reggono l'intera città? Nessuno sa con certezza. Le stime parlano di 10 milioni di pali. Alcuni storici dicono 20 milioni. Il solo quartiere di Rialto ne ha ricevuti, secondo le cronache medievali, oltre 100.000 nella costruzione del mercato. C'è una storia, reale, non leggendaria, che racconta tutto. Nel 1902 il campanile di San Marco, alto quasi 100 metri, crollò di schianto, in pochi secondi. Non per un terremoto, non per un fulmine, per cedimento delle fondamenta. Quelle fondamenta erano state costruite 1000 anni prima, rifatte più volte, ma il ciclo incessante di acqua alta e siccità aveva infine vinto. La torre più famosa di Venezia scomparve nel giro di una mattina. La ricostruirono dov'era, com'era. Ma il campanile nuovo poggia su fondamenta di cemento armato e acciaio. Anche Venezia, alla fine, deve fare i conti con l'acqua che l'ha generata. Ma questa non è solo una storia di dolore, è anche una storia straordinaria di ciò che gli esseri umani sanno fare quando non hanno alternativa. La sfida tecnica più grande non era la pietra, non era il legno, era l'acqua dolce. Una laguna è acqua salata, non si beve, non si usa per cucinare, non si usa per i campi. E le isole veneziane non hanno fiumi, non hanno sorgenti, non hanno pozzi naturali. Per secoli l'acqua dolce veniva trasportata a Venezia con barche speciali, i burchieli, dalle foci del Brenta e del Sile. Ma questo non bastava. Non per una città che nel suo apice arrivava a 100.000 abitanti. La soluzione veneziana era geniale. Sotto ogni campo, le piazze lastricate di Venezia
costruirono cisterne impermeabilizzate con argilla. La pioggia cadeva sui campi, filtrava attraverso la sabbia appositamente disposta, si purificava e finiva nella cisterna. Un sistema di raccolta idrica distribuito per tutta la città. Ogni quartiere aveva la sua fontana. Ogni fontana aveva la sua cisterna. 600 cisterne distribuite sull'intera città. Alcune funzionano ancora oggi. E poi c'è l'innovazione più sorprendente: il sistema di gestione delle acque reflue. I veneziani capirono che non potevano scaricare i rifiuti nei canali senza inquinare la laguna che li nutriva. Costruirono un sistema di fognature che sfruttava la marea. Quando la marea entrava, puliva i canali. Quando usciva, portava via i detriti verso il mare aperto. La natura come ingegnere sanitario. Per secoli, in un'epoca in cui le città europee erano cloache a cielo aperto, Venezia era la città più pulita d'Europa. Non per moralità, ma per necessità. Non potevano permettersi il colera che avrebbe spazzato via tutto. E il sistema di navigazione interna, 177 canali, 407 ponti. Un codice di navigazione scritto nel 1173 che regolava il traffico sulle acque con una precisione che le città moderne raggiunsero solo nel XIX secolo. Tutto questo è Venezia, ingegno puro e necessità assoluta insieme, due facce della stessa moneta di pietra e acqua. Oggi 20 milioni di turisti all'anno visitano Venezia. È diventata il simbolo della bellezza italiana nel mondo. Un simbolo dell'arte, dell'eleganza, del romanticismo. Ma pochi si fermano a pensare. Pochi pensano ai 10 milioni di pali invisibili sotto i loro piedi. Pochi pensano ai boscaioli del Cadore, che non videro mai la città che le loro piante reggono ancora oggi. Pochi pensano che quella laguna che sembra così placida si alza ogni anno di qualche millimetro e che Venezia scende lentamente, inesorabilmente, di altrettanto. L'acqua alta non è un fenomeno nuovo. Nel 1966 raggiunse quasi 2 metri. Nel 2019 quasi 1,90. Gli scienziati dicono che entro la fine del secolo alcune parti di Venezia potrebbero essere sommerse stabilmente. Il progetto MOSE, barriere mobili sul fondo della laguna, pensate per bloccare le maree eccezionali, è stato inaugurato nel 2020 dopo decenni di ritardi e scandali. Funziona, a volte, ma è una risposta umana a un problema che l'acqua ha tutto il tempo del mondo per risolvere a modo suo. Venezia è anche questo, un archivio di paura, e allo stesso tempo la prova che la paura può diventare bellezza. Quei profughi del V secolo non cercavano di costruire un capolavoro, cercavano di sopravvivere e nel farlo, palo dopo palo, pietra dopo pietra, campata dopo campata, hanno creato qualcosa che il mondo non ha mai smesso di guardare. In una giornata di nebbia, a novembre, quando i turisti sono pochi e il silenzio scende sull'acqua, Venezia sembra fluttuare. I palazzi non hanno fondamenta visibili, le calli non hanno suolo visibile. La città è sospesa tra l'acqua e il cielo, come se stesse ancora decidendo se restare o andare. E Venezia è ancora lì, dopo 1500 anni, sospesa, ostinata, impossibile. Se credi che queste storie meritino di essere raccontate, iscriviti ad Abisso. Qui ogni abisso ha una storia, ogni storia ha un eco.